E se ti dicessi che sul tuo PC Windows puoi disattivare tutti quanti gli antivirus, gli anti-malware, i firewall e tutti i presidi di sicurezza che usi abitualmente ed eseguire un programma infetto da un virus o da un malware a tua scelta senza che sul tuo computer succeda niente, mi crederesti? Beh, probabilmente no, ed avresti ragione in linea di massima, ma solo se non conosci questo trucchetto estremamente interessante e soprattutto molto utile, che ti consiglio di implementare senz'altro anche sul tuo computer. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Se sei un pochino scafato sull'argomento informatico, molto probabilmente hai già capito di che cosa stiamo per parlare. Ma prima di farlo, dobbiamo fare un doverosissimo ringraziamento a questo membro della community che ci ha richiesto proprio di parlare dell'argomento del giorno, ovvero delle sandbox e di una nello specifico. Che cosa sono le sandbox? Puoi immaginare una sandbox come una bolla di sicurezza all'interno del tuo computer che viene attivata tramite un programma specifico e tutto quello che viene eseguito all'interno di questa bolla non impatta minimamente sul resto del sistema. Insomma, la sandbox è un pochettino come Las Vegas. E quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Meraviglioso film e bellissimi anche i sequel, uno dei pochi casi in Hollywood in cui i sequel sono stati sempre all'altezza del primo. Sono curioso di sapere se hai riconosciuto di che film si tratta e se anche a te è piaciuto allo stesso modo. Se ne hai voglia, quindi fammelo sapere nei commenti. Ma torniamo a noi e soprattutto alle nostre sandbox. Ci sono diversi motivi per cui dovresti installare e configurare una sandbox sul tuo computer. Innanzitutto la privacy della navigazione. Avrai la possibilità di aprire il tuo browser all'interno della sandbox e tutto quello che farai con il browser, i siti che visiterai, i cookies e tutto il resto potrà essere distrutto al termine della navigazione. Oppure potrai decidere di tenere un browser privato all'interno della sandbox e di utilizzare per gli altri scopi il tuo browser normale. Ancora, la sicurezza della posta elettronica. Se hai degli allegati di cui non sei completamente certo, potrai aprirli nella sandbox e vedere che siano effettivamente ciò che promettono di essere. E in terzo luogo, all'interno della sandbox potrai provare tutti i programmi che vorrai senza che questi vadano ad impattare sulla macchina principale. Insomma, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano! Va bene, basta a fare lo scemo. Adesso dedichiamoci anima e corpo alle nostre sandbox. Devi sapere che ne esistono di diversi tipi. Windows stesso include una sandbox al suo interno, così come Chrome, eccetera, eccetera. Tuttavia, tra tutte quelle che ho provato, quella che sto per mostrarti è in assoluto la migliore e la più efficace, oltre ad essere anche gratuita. E quindi andiamo immediatamente a procurarcela. Come sempre andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamo clic per aprire il sito e una volta aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione Downloads. A questo punto abbiamo due scelte. La prima è quella di scorrere un pochino più in basso fino ad individuare questo download, quello che si chiama Sandboxy. Oppure, se sei un distinto gentiluomo, ad esempio, e vedrai questo video in anteprima, quando magari non sarà stata ancora caricata sulla pagina, oppure al contrario lo vedrai dopo molto tempo, ricorda che potrai utilizzare anche questa lente qui in alto, cliccandoci su e digitando sempre al suo interno Sandboxy. Facendo la ricerca in questo modo troverai in ogni caso lo stesso risultato. Facciamo quindi clic su Sandboxy e attendiamo alcuni secondi che il file venga scaricato sul nostro PC. Ecco fatto, il file è arrivato. A questo punto tutto ciò che dobbiamo fare è un clic per andare ad aprire la cartella compressa e potremo chiudere la finestra del browser retrostante.
Come vedi, all'interno della cartella compressa ci sono due file. Il primo, quello che si chiama Sandboxy Classic x64, è destinato naturalmente alle macchine a 64 bit. Il secondo, invece, quello che si chiama Sandboxy Classic x86, alle macchine a 32 bit. Se non sai se la tua macchina è a 32 oppure a 64 bit, potrai in ogni caso utilizzare il secondo, quello che finisce con x86. Diversamente, come nel mio caso, io utilizzerò x64 perché la mia macchina è un Windows 11 e come tutti i Windows 11 è a 64 bit. Dopo aver scelto il file che vogliamo utilizzare, quello che ti consiglio di fare è di trascinarlo all'esterno sul tuo desktop e farci un semplice doppio clic sopra. Confermiamo con sì di voler apportare modifiche al nostro dispositivo e andiamo in questa finestra a scegliere la lingua, ma prima di farlo potremo chiudere la cartella retrostante che non ci serve più. Scegliamo quindi la lingua italiana, clicchiamo sul pulsante OK ed accettiamo i termini del contratto di licenza. Clicchiamo sul pulsante Installa senza modificare nulla in questa finestra e attendiamo alcuni secondi il termine dell'installazione. Alla fine ci basterà cliccare sul pulsante Avanti, ancora una volta sul pulsante Avanti e quindi sul pulsante Fine. Una volta terminata l'installazione, molto probabilmente ti comparirà una finestra come questa. Il consiglio più semplice è quello di cliccare su OK e lasciare che automaticamente Sandboxy vada ad impostare tutto quello che gli serve in modo tale da poter essere eseguito al meglio. Potremo andare a chiudere questa finestra che si aprirà relativa alle novità di Sandboxy e avremo il nostro Sandboxy pronto all'uso. Prima di utilizzarlo, tuttavia, ti do due consigli. Il primo è di cliccare con il pulsante destro sull'icona di Sandboxy ed aggiungerla alla barra delle applicazioni, perché come puoi vedere Sandboxy va a creare sul nostro desktop solamente l'icona relativa al browser web, che non ci basta per fare tutto. Il secondo consiglio è di prendere l'eseguibile di installazione di Sandboxy e buttarlo nel cestino, perché a questo punto non ci serve più. Ma come facciamo ad eseguire dei programmi all'interno di Sandboxy in modo da essere sicuri che non ci creino problemi? La procedura è semplicissima. Quello che dobbiamo fare, facciamo un esempio con Chrome, è trascinare l'icona del programma all'interno della finestra di Sandboxy. Una volta rilasciata comparirà questo box in cui ci viene chiesto se vogliamo utilizzarlo all'interno di Sandboxy oppure se vogliamo lanciare il programma normalmente. Naturalmente ti consiglio sempre di scegliere questa voce qui e cliccare su OK. Se poi volessi eseguirlo come amministratore, potrai anche andare a spuntare questa casellina. Cliccando su OK, il programma verrà avviato. Ma come facciamo a sapere se un programma è eseguito normalmente oppure all'interno di Sandboxy? Anche in questo caso la risposta è molto semplice. Spostandoci sulla barra in alto, come vedi, il programma viene bordato di giallo e questo ad indicare che il programma è in esecuzione in un'area protetta e tutto quello che avverrà all'interno dell'area protetta seguirà la legge di Las Vegas. Ma andiamo subito a fare una prova per vedere come funziona di fatto il nostro Sandboxy. In questo momento sto aprendo l'area download del sito Gentiluomo Digitale, dove andrò a scaricare un file, ad esempio questo Reduce Memory utilissimo che ti ho presentato in un video precedente e che ti consiglio di utilizzare anche tu sulla tua macchina. Andiamo a scaricarlo facendo clic e il file verrà scaricato sulla nostra macchina. A questo punto, se andiamo ad aprire la cartella che lo contiene, ci viene richiesto se vogliamo mantenere questo file nell'area protetta o meno. Insomma, se vogliamo tenere il file all'interno della bolla di sicurezza di Sandboxy oppure se vogliamo portarlo al di fuori. Per lasciarlo all'interno della bolla di sicurezza ci basterà chiudere questa finestra qui. E infatti nella cartella download che si trova però all'interno della bolla di sicurezza vediamo che c'è presente il nostro Reduce Memory, ma se sulla nostra macchina andiamo ad aprire la cartella dei download vediamo che Reduce Memory non è presente e questo perché è rimasto appunto all'interno della bolla di sicurezza. Ma facciamo di più,
Andiamo ad estrarre sempre nella bolla di sicurezza il nostro file cliccando su estrai. Ci viene anche in questo caso chiesto se vogliamo portarlo all'esterno e anche in questo caso clicchiamo su chiudi per lasciarlo nella bolla di sicurezza. Andremo ad aprire la cartella e vedremo che anche in questo caso tutto quello che si trova al suo interno manca invece nella cartella sul nostro computer fisico, che continua a contenere solo il file zippato di Sandboxy che avevamo scaricato per installare il programma. Allo stesso modo, se andremo a lanciare un qualsiasi eseguibile sulla nostra Sandbox, questo rimarrà all'interno della stessa e non impatterà in alcun modo sulla nostra macchina principale. Chiudere un programma aperto in Sandboxy è esattamente come chiuderlo sulla nostra macchina principale. Ci basterà quindi fare clic sulla X come facciamo sempre e vedremo che nella finestra a sinistra il programma scomparirà dalla lista dei task attivi. Allo stesso modo potremo chiudere le finestre di Explorer e le finestre del browser. Se qualcosa inoltre dovesse rimanere in esecuzione e avessimo bisogno di terminare tutto quanto, potremo andare sul menu File e scegliere la voce Chiudi tutti i programmi. Nel momento in cui dovessimo andare a riaprire uno dei programmi aperti in precedenza all'interno di una delle nostre aree virtuali, ritroveremo tutto quanto esattamente come lo avevamo lasciato. Nel caso in cui volessimo eliminare una delle nostre aree virtuali e quindi tutto quanto il suo contenuto in maniera definitiva, ci basterà spostarci sulla voce di menu area virtuale, scegliere l'area virtuale che ci interessa, in questo caso stavo utilizzando quella di default che si chiama Default Box, e cliccare sull'ultima voce Elimina area virtuale. Al contrario, se volessimo creare una nuova area virtuale, sempre all'interno dello stesso menu cliccheremo sul pulsante Nuova area virtuale, attribuiremo un nome qualsiasi alla nostra nuova area, ad esempio Prova, confermeremo con OK e le nostre aree virtuali diventeranno 2. A seconda dell'area che vorremmo utilizzare ci basterà selezionarla e trascinare al suo interno i programmi che vogliamo aprire. È una mandragata! Ebbene sì, anche oggi la nostra piccola mandracata l'abbiamo fatta, ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Vincenzo Esposito, a cui do il benvenuto perché si è appena abbonato al nostro canale e quindi è entrato di diritto a far parte della community dei gentiluomini, nonché a Davide Barraco e a Baldi Baldi per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio tutti quanti ragazzi per il vostro supporto alla community e per la simpatia che non mancate mai di dimostrare. Ma un ultimo ringraziamento è quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.